Ben ritrovati a tutti qui a Mattino Milan del 30 marzo del 2023. Siamo qui per ripartire, perché ripartiamo per davvero, adesso non ci fermiamo più, si riparte per il rush finale, il primo dei tre Napoli-Milan, Milan-Napoli, qual dir si voglia, è ormai alle porte e tra poco ne parliamo, ma parliamo ovviamente prima di tutto di qualche rinnovo. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ieri non c'è stata la firma, ma c'è stata, diciamo così, la stretta di mano, ormai praticamente ci siamo. C'è l'accordo per il rinnovo di un anno di Olivier Giroud, che quindi allunga il suo contratto dal 23 al 24 per quello che è in questo momento il nostro attaccante. Sì, L'unico. l'unico oserei dire, Mm. l'unico che ha tirato la carretta, perché Origi, Rebic e Ibra per motivi diversi e anche giustificati in modo diverso non sono riusciti a darci un contributo quest'anno. Credo siano solo 5 gol messi insieme o 6 forse gol messi insieme da loro tre e non basta. Pochi minuti, poche sicurezze, poche certezze, anzi forse nessuna sicurezza, nessuna certezza. E quindi l'unico attaccante che quest'anno, ma anche l'anno scorso oserei dire, in realtà l'anno scorso Ibra nella prima parte di stagione nessuno l'aveva fatto. L'unico attaccante che quest'anno sta tirando un pochino il carro è Giroud, ecco, è Mm. Giroud. Penso che non possiamo dirgli nulla a Olivier. È ovvio che anche lui, come tutta la squadra, in alcune prestazioni ha risentito e alcune prestazioni non sono state brillanti, però c'è da dire anche che un giocatore della sua età, nelle sue condizioni, non dovrebbe giocare 50 partite a stagione, ecco, non dovrebbe giocarne così tante. È costretto a farlo perché chi c'è al suo posto, chi dovrebbe esserci al suo posto, non garantisce niente. Ecco. E quindi bisogna fargli la famosissima statua a Giroud. Ecco. La speranza è che oltre a Giroud ci sia il contratto di un altro attaccante il prossimo anno, nuovo, che possa garantire un sacco di gol e possa garantire anche un sacco di minuti con un sacco Eh di già. gol. E quindi, come dicevo ieri, bene il rinnovo di Olivier, che è fondamentale, sarà fondamentale anche il prossimo anno. Ora però bisognerà pensare anche a come farlo rendere al meglio Olivier, ovvero facendolo giocare un pochino meno, un pochino più, come dire, calibrato, con un partner d'attacco o più che un partner, uno staffettista, insomma, importante e non quelli che abbiamo avuto quest'anno. Fino al 2024, come detto, dovrebbe salire di qualche centinaia di migliaia di euro eh, il suo ingaggio da 3,5 a 3,8, insomma, poco cambia in realtà per quello che, come hai detto tu, è il nostro attaccante principe. In realtà sta già arrivando ai numeri dell'anno scorso e manca ancora un paio di mesi di stagione davanti per battersi e quindi per migliorarsi ancora. Quindi su Olivier direi che siamo abbastanza tranquilli. Gazzetta, tra l'altro, fa una sorta di recap su quello che sono stati i rinnovi di questi 9 mesi, ne conta 11. Io sono andato a leggerli poi nel pezzo. Vabbè, sì, sì e no, cioè nel senso sono 11, però eh, qualcuno è un po' tirato per i capelli, Mm. onestamente. Però ne abbiamo fatti, dai, ne abbiamo fatti qualcuno, ovviamente sappiamo chi manca, chi non manca. È inutile che ce lo stiamo a ripetere. Se volete ve li leggo anche, vediamo se li becco ancora. Non so, Sono cioè, Maldini e Massara, Mirante, Ibra, Tomori, Pobega, Tonali e Krunic, a ottobre Pioli, a novembre Calulu, gennaio Benasser. Quindi qualcuno di importante c'è sicuramente, sì. senza ombra di dubbio.
Manca ancora qualcuno, tipo il ragazzo in foto, di cui insomma, abbiamo già parlato spesso. L'altro rinnovo in vista invece, Henry, riguarda il campo, perché il Milan si rinnova un'altra volta e dovrebbe cambiare ancora una volta il modulo, o meglio, tornare all'antico, ma all'antico vero. C'è la Mm. forte probabilità che si torni a giocare il caro vecchio 4-2-3-1. Il 4-3-3 forse proprio non ci piace. Vabbè, il 4-2-3-1 mascherato, però, mi Sì, auguro. nì, perché in realtà, prime indicazioni, siamo veramente all'inizio, quindi cosa c'è? Non ti disperare, Henry. Hai sbagliato overlay, tra l'altro, vedi, a parlare di ste formazioni qua, Che cosa ho eh, sbagliato? perché c'è quello nuovo. Ah, beh, giusto, ho messo quello vecchio. Eh, non ti disperare. Dovremmo essere a Mm. difesa a 4, con Calabria a destra. Il resto della difesa abbastanza confermata, vediamo se nel caso rientra in ballottaggio Kier, altrimenti sono Ciao e Tomori. C'è Tonali, c'è un dubbietto Krunic-Benasser, c'è un meno dubbietto sul tre quarti, che dovrebbe essere Diaz. Quindi con Leao Diaz, penso, credo proprio Salma Kerr per ovvi motivi, perché Messias ancora fino a ieri lavorava a parte, con Niente, Sciuto tre davanti. centrocampisti che ci hanno fatto vincere un campionato tutti insieme, no, ci fa schifo. Quattro Sono le prime attaccanti, indicazioni, adesso e olè. non te lo do con la certezza matematica, perché le prove vere e proprie arriveranno da oggi in poi. Ieri qualche indicazione, dai. Non posso dire che non sono contento per niente. Certo, Si sono si parere parlava nei personali. giorni scorsi di un 4-3-3, che poi vogliamo metterci 4-2-3-1 mettendo Krunic un po' più avanzato, va benissimo, Mm. chi se ne frega. Per quanto mi riguarda sempre 4-3-3 è perché 3 centrocampisti hai in campo. Uno è semplicemente un pochino più avanzato e a fare da raccordo. Io sono molto, come dire, mi auguro di non vedere questa formazione. Sarei molto preoccupato nel vedere questa formazione, a meno che Mm. siano talmente tanto sicuri di tornare al 4-2-3-1 con Diaz, Leao una punta e un esterno che offende anche a destra, però io mi auguravo con tutto me stesso di tornare a quel 4-2-3-1/4-3-3, cioè 4-2-3-1 con tre centrocampisti tutti in campo. Capisco che poi non avresti i cambi, ma non hai i cambi perché non li hai fatti giocare tu fino adesso, perché non li hai usati tu fino adesso, perché non ti fidi di quei giocatori lì. Ne sto parlando di Vranks e Povega. Onestamente, ripeto, mi auguro di no. Poi magari vai in campo, vinci 3-0 col Napoli al Maradona e siamo tutti felici. Sarò il primo a dire bella lì, ho detto una stupidaggine, Però lo però scudetto si vince a sinistra, Henry, non in mezzo. va bene. Non sei contento di essere vicino a Rafa in questo momento? In questo momento sì, infatti lascio Kvara a te e io mi prendo Rafa. No, vabbè, insomma, io mi tengo il titolo in realtà, sono vicino al titolo. Questo è il Corriere dello Sport di oggi, che vabbè, ovviamente fa un approfondimento su quello che sono stati i due protagonisti degli ultimi due scudetti, cioè Leao per il Milan l'anno scorso e Kvara quest'anno, anche se onestamente io mi tengo tutta la vita Osimhen, ma vabbè, questo è il mio Eh. gusto personale, come dicevi anche tu poco fa. Ma Chiuderei. posso sapere la tua su questo 4-2-3-1 con Diaz? Perché a me appena mi hai detto sta roba, ti giuro, mi sono acceso e hanno iniziato a girarmi i cosiddetti. No, ma magari è stata semplicemente una prova che non verrà schierata, Henry. Magari è stata semplicemente Ma io voglio sapere tu cosa ne un pensi di questo testare ritorno al qualcosa e vedere 4-2-3-1 se con Diaz. rifunzionava dopo un po' di tempo. E quindi tu saresti contento nel vedere il 4-2-3-1 con Diaz, Leao, Giroud e Salmaker? No, però ti dico anche
che mettere insieme dal primo minuto in una partita, tra l'altro non, cioè è importante, ma non come può essere decisiva nei quarti. Benasser, Tonali e Krunic, cioè gli unici 3 titolari a centrocampo, li metti tutti e 3 insieme dal primo minuto, per me non lo fa. E quindi per ovvi motivi fa qualcos'altro, e questa è forse la versione più logica, ecco. Ok, In Champions League io me li aspetto che si vada all-in, tanto sono 2 partite. Vai con Krunic, Tonali e Bennacer insieme, poi mettili tu in campo come vuoi. A Napoli non me li aspetto invece. ok, Chiudo sì, con delle buone notizie. No, scherzo, ovviamente ero ironico, perché anche altri 3 consiglieri di centro, quindi di Azione e Italia Viva, si sono schierati contro, quindi salgono a 20 su 31 i consiglieri. Ne abbiamo portati 2 a espressione dell'opposizione e della maggioranza nella giornata di martedì, per farvi capire com'è l'area che tiene il Consiglio Comunale. Eccola l'area che tiene il Consiglio Comunale, perché anche i 3 riformisti di centro si schierano contro, e oltretutto il Tribunale ha pure bocciato il no a priori del Comune su un possibile referendum sull'abbattimento di San Siro. Quindi il Tribunale ha detto che se c'è la volontà e la possibilità, e diciamo così anche il giusto iter, raccolta firme, compagnia, eccetera, si può fare. Mentre il comune aveva detto no, non è fattibile fare il referendum. E il tribunale invece ha detto di sì. Quindi su San Siro, il vecchio San Siro, potrebbe anche esprimersi la cittadinanza di Milano con un bel referendum, tanto per farvi capire che siamo ancora un po' in alto mare. vabbè raga, cioè, prepariamoci, non lo so, probabilmente i figli dei nostri figli vedranno il nuovo stadio a Milano, non so come dirvelo. Sulla Maura o si riesce a trovare veramente un escamotage incredibile che O il bypassi sindaco tutto, si fa sentire perché è oppure la è vedo è il credibile. suo consiglio, tra virgolette, quindi o il sindaco si fa sentire, cosa che credo che abbia voluto e abbia richiesto Cardinale nell'ultimo incontro, oppure è dura. È un po' dura, sì. Vedremo tra 7-10 giorni, perché ormai le 2 settimane circa che il Milan si era preso stanno iniziando ad andare avanti, quindi tra un 7-10 giorni sappiamo un po' più di questa situazione. Henry, grazie, ciao. Grazie a tutti, mi raccomando, diteci la vostra, anzi, prima cosa lasciate mi piace, subito, perché ci supporta come vi dico sempre. Diteci la vostra sotto nei commenti, sia sul rinnovo di Giroud che sul 4-2-3-1 con Diaz trequartista, che è quello che voglio leggere oggi nei commenti. Mi raccomando, scrivetelo, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanella per tutte le notifiche. Grazie a tutti, ci ritroviamo come sempre a Chiama Milan, tra l'altro con io e te ci siamo probabilmente, con lunch alle 13, talk delle 16, ci siamo io e te, e alle 19 filo rosso nero. Gli altri Ciao non a tutti. lavorano oggi. Vabbè. Ciao. Ciao, ciao, ciao.